Sulle isole Faroe ogni elemento è in movimento. Il vento cambia direzione in pochi secondi. Le nuvole scendono fino a toccare il mare e l'oceano si infrange contro scogliere che sembrano scolpite da una forza antica. Questo arcipelago, composto da 18 isole, è uno dei territori più dinamici dell'Atlantico settentrionale. Qui il paesaggio non è mai statico. Le montagne basaltiche, nate da eruzioni avvenute oltre 50 milioni di anni fa, mostrano strati sovrapposti che raccontano la storia geologica dell'oceano. I laghi sospesi, come Sørvagsvatn, sembrano sfidare la gravità, mentre i villaggi si distribuiscono lungo le coste, dove il terreno è più stabile e il mare offre riparo. Per secoli, gli abitanti delle Faroe hanno costruito la loro sopravvivenza su pesca, allevamento e una profonda conoscenza del territorio. In un ambiente dove il clima può cambiare 10 volte in un'ora, ogni attività umana è stata modellata dalla necessità di adattarsi. Le case con tetti d'erba, ancora oggi diffuse, non sono un simbolo folcloristico, sono una soluzione pratica per isolare dal freddo e resistere ai venti oceanici. Oggi questo arcipelago remoto è al centro di studi climatici e oceanografici. Le sue acque fredde, ricche di nutrienti, sono un punto di osservazione privilegiato per comprendere l'evoluzione dell'Atlantico settentrionale. Le correnti che attraversano le Faroe influenzano la distribuzione delle specie marine, la migrazione dei cetacei e persino il clima dell'Europa occidentale. Le isole Faroe sono costituite quasi interamente da basalto. Ogni strato rappresenta un'antica colata lavica, risalente a un periodo in cui enormi quantità di magma risalivano in superficie attraverso fratture della crosta terrestre. Queste colate si sono sovrapposte nel corso di milioni di anni, creando una struttura a gradoni che ancora oggi caratterizza le montagne faroesi. Successivamente, durante le ere glaciali, il ghiaccio ha modellato il paesaggio. I ghiacciai hanno scavato valli profonde, arrotondato le creste e inciso fiordi che oggi penetrano nell'entroterra. Le scogliere verticali, come quelle di Vestmanna, sono il risultato dell'erosione combinata di ghiaccio, vento e onde oceaniche. Ogni parete rocciosa è una sezione naturale che rivela la stratificazione del basalto, come pagine di un libro geologico. Il clima rigido e l'azione costante dell'oceano continuano a trasformare il territorio. Le frane, frequenti nelle zone più ripide, sono parte integrante del ciclo naturale dell'arcipelago. Anche i laghi sospesi, come Sørvagsvatn, sono il risultato di un equilibrio delicato tra erosione glaciale e sollevamento delle masse rocciose. Oggi geologi e ricercatori utilizzano le Faroe come laboratorio naturale per studiare l'evoluzione dell'Atlantico settentrionale. Le rocce dell'arcipelago forniscono indizi preziosi sulla separazione tra Europa e Groenlandia, sulla dinamica delle eruzioni basaltiche e sui cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi milioni di anni. Il clima delle isole Faroe è uno dei più instabili d'Europa. Situate lungo il percorso della corrente del Golfo e delle masse d'aria artiche, le isole sperimentano variazioni meteorologiche rapide e imprevedibili. In una sola giornata è possibile osservare sole, pioggia, nebbia e vento forte. La corrente del Golfo mitiga le temperature, impedendo che l'arcipelago geli completamente durante l'inverno. Allo stesso tempo, correnti fredde provenienti dall'Artico creano zone di mescolamento ricche di nutrienti. Questi nutrienti alimentano il fitoplancton, base della catena alimentare marina. Il vento è un elemento dominante. Raffiche superiori ai 100 km/h non sono rare, soprattutto nei mesi invernali. Le montagne canalizzano le correnti d'aria, creando microclimi locali che possono variare anche tra villaggi distanti pochi chilometri. La nebbia, frequente e improvvisa, ha influenzato per secoli la navigazione e la vita quotidiana. Le precipitazioni sono abbondanti, pioggia, neve e grandine modellano il terreno e alimentano i numerosi corsi d'acqua. L'umidità costante favorisce la crescita di muschi e licheni che ricoprono gran parte delle superfici rocciose. Anche i tetti d'erba delle case tradizionali traggono vantaggio da questo clima. L'erba cresce rigogliosa e funge da isolante naturale. Le isole Faroe ospitano una delle concentrazioni di uccelli marini più alte d'Europa. Ogni estate oltre 1 milione di individui raggiunge le scogliere per nidificare. Le pareti verticali offrono riparo dai predatori terrestri e un accesso diretto all'oceano, dove il cibo è abbondante.
La specie più iconica è la pulcinella di mare. Con il suo becco colorato e il volo rapido è diventata un simbolo dell'arcipelago. Le pulcinelle trascorrono gran parte dell'anno in mare aperto, tornando a terra solo per riprodursi. Scavano tane nel terreno morbido delle scogliere erbose, dove depongono un singolo uovo. La loro sopravvivenza dipende dalla disponibilità di piccoli pesci come il lanzardo, che negli ultimi anni ha mostrato variazioni legate al cambiamento delle temperature oceaniche. Accanto alle pulcinelle, le sule e i fulmari dominano le scogliere più esposte. Le sule, con la loro apertura alare imponente, sono eccellenti tuffatrici. Si lanciano da decine di metri per catturare pesci in profondità. I fulmari, invece, sono maestri del volo dinamico, sfruttando le correnti d'aria generate dalle scogliere per planare senza sforzo. Le urie sono eccellenti nuotatrici. Utilizzano le ali come pinne per inseguire i pesci sott'acqua. Nidificano in colonie compatte sulle cengie più strette delle scogliere, dove depongono uova dalla forma conica, progettate per non rotolare nel vuoto. Le sterne artiche compiono una delle migrazioni più lunghe del pianeta, viaggiando ogni anno dalle regioni polari fino all'Antartide. Le Faroe rappresentano per loro un punto di sosta fondamentale. Le acque intorno alle Faroe ospitano anche foche grigie e foche comuni. Più a largo non è raro avvistare balenottere minori, globi cefali e occasionalmente orche. Le correnti ricche di nutrienti attirano grandi quantità di krill e pesci, creando un ambiente favorevole ai cetacei migratori. Le praterie di kelp costituiscono un habitat essenziale per numerose specie di pesci e invertebrati. Il kelp attenua la forza delle onde e crea zone di riparo dove i giovani pesci possono crescere. Le acque profonde ospitano anche specie meno conosciute, come il pesce lanterna e il calamaro gigante boreale, organismi adattati a un ambiente di scarsa luce e alta pressione. Le isole Faroe sono celebri per alcuni paesaggi che hanno attirato l'attenzione di geologi, fotografi e documentaristi di tutto il mondo. Il lago Sorvaxvatn, spesso definito il lago sospeso, crea un effetto ottico unico. Si trova su un altopiano che termina con una scogliera verticale, dando l'illusione che l'acqua sia sospesa sopra l'oceano. Il villaggio di Ghasadalur, situato in una valle circondata da montagne, è stato isolato per secoli. Fino al 2004, l'unico modo per raggiungerlo era un sentiero ripido lungo la scogliera. La cascata che scende direttamente nel mare è uno dei simboli più riconoscibili dell'arcipelago. Le scogliere di Vestmanna rappresentano uno dei punti più spettacolari. Alte fino a 600 metri, ospitano migliaia di uccelli marini e mostrano chiaramente la stratificazione del basalto. Le grotte marine, scolpite dalle onde, testimoniano la forza dell'oceano e l'erosione continua che modella il territorio. Le valli interne, come Saksun, mostrano l'azione dei ghiacciai che hanno modellato il territorio. Qui, un antico fiordo è stato parzialmente chiuso dai sedimenti glaciali, creando una laguna che cambia aspetto con le maree. Le montagne faroesi, pur non essendo particolarmente alte, offrono panorami spettacolari grazie alla loro forma piramidale e alla vicinanza al mare. Slettaratindur, la vetta più alta, raggiunge 880 metri e permette di osservare l'intero arcipelago nelle giornate più limpide. La popolazione delle isole Faroe è di circa 55.000 abitanti. Nonostante l'isolamento geografico, la società faroese è moderna, con infrastrutture efficienti e un forte senso di comunità. La pesca è l'attività economica principale. Le acque intorno all'arcipelago sono ricche di merluzzo, sgombro e aringa. Le flotte faroesi operano sia in acque locali che internazionali, seguendo regolamenti rigorosi per garantire la sostenibilità delle risorse. L'allevamento di pecore, introdotto secoli fa, è un altro pilastro della vita rurale. Le pecore pascolano liberamente sui pendii erbosi, contribuendo a mantenere il paesaggio aperto e prevenendo l'avanzata della vegetazione più fitta. La vita quotidiana è profondamente influenzata dal clima. Le comunità hanno sviluppato un forte senso di cooperazione. Molte attività vengono svolte collettivamente, soprattutto nelle zone rurali. Questo spirito comunitario è noto come Fellagskapur, un concetto che esprime solidarietà e collaborazione. È un valore che si tramanda di generazione in generazione e che ha permesso alle comunità di affrontare tempeste, inverni rigidi e periodi di scarsità.
La cucina tradizionale riflette la necessità di conservare il cibo in un ambiente umido e ventoso. Tecniche come l'essiccazione e la fermentazione sono ancora utilizzate. Il Rust, un metodo di fermentazione naturale della carne e del pesce, è considerato un elemento distintivo della cultura gastronomica faroese. Il sapore è intenso e particolare, frutto di un processo che sfrutta il clima fresco e ventilato dell'arcipelago. L'istruzione e la tecnologia hanno trasformato la società faroese, ma senza cancellare le radici storiche. Le scuole insegnano ancora la lingua faroese, una delle più antiche lingue germaniche, e le saghe nordiche sono parte integrante del programma scolastico. La musica tradizionale, basata su canti tramandati oralmente, continua a essere eseguita durante le festività. Le danze in cerchio, accompagnate da melodie ripetitive e ipnotiche, rappresentano un legame diretto con il passato vichingo dell'arcipelago. Le Faroe ospitano diversi centri di ricerca specializzati nello studio dell'oceano. Le boe oceanografiche posizionate intorno all'arcipelago raccolgono dati in tempo reale su temperatura, correnti e qualità dell'acqua. Queste informazioni sono fondamentali per prevedere le migrazioni dei pesci e per comprendere l'impatto del cambiamento climatico. Gli scienziati collaborano anche con i pescatori locali, che forniscono osservazioni preziose basate sull'esperienza quotidiana. Questa sinergia tra conoscenza tradizionale e ricerca moderna è uno degli elementi che rendono le Faroe un modello di gestione sostenibile delle risorse marine. Le ricerche riguardano anche la biodiversità. Gli scienziati analizzano le popolazioni di uccelli marini, la distribuzione dei pesci e la salute delle praterie di alghe. Questi ecosistemi sono sensibili ai cambiamenti climatici e rappresentano indicatori precoci delle trasformazioni in atto. Le collaborazioni internazionali sono frequenti. Le Faroe partecipano a programmi europei di monitoraggio oceanico e a progetti dedicati alla conservazione delle specie migratorie. L'arcipelago, grazie alla sua posizione, offre dati preziosi per comprendere come l'Atlantico influenzi il clima dell'emisfero nord. Il cambiamento climatico rappresenta una delle principali sfide per le isole Faroe. L'aumento delle temperature oceaniche sta modificando la distribuzione dei pesci, influenzando l'economia locale basata sulla pesca. Alcune specie si spostano verso nord alla ricerca di acque più fredde, mentre altre diventano più abbondanti. Gli uccelli marini sono tra i più vulnerabili. La diminuzione di alcune popolazioni di pesci ha ridotto la disponibilità di cibo durante la stagione riproduttiva. Le pulcinelle di mare mostrano segni di stress legati alla scarsità di prede. Le tempeste stanno diventando più frequenti e intense. Le infrastrutture costiere devono essere adattate per resistere a condizioni meteorologiche più estreme. L'arcipelago sta investendo in turbine eoliche e sistemi idroelettrici per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'obiettivo è raggiungere un sistema energetico completamente sostenibile entro i prossimi decenni. La gestione delle risorse marine è un altro tema centrale. Le autorità stanno implementando piani di pesca basati su dati scientifici per garantire che le popolazioni ittiche rimangano stabili. Allo stesso tempo, vengono promossi programmi educativi per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della conservazione. Le isole Faroe rappresentano un esempio di come una comunità possa vivere in armonia con un ambiente complesso e mutevole. La loro storia dimostra che l'adattamento non è solo una necessità biologica, ma anche culturale. In questo contesto, il turismo sta crescendo rapidamente. Sempre più visitatori sono attratti dai paesaggi spettacolari, dalla fauna selvatica e dalla cultura unica dell'arcipelago. Tuttavia, le autorità stanno lavorando per garantire che il turismo rimanga sostenibile. Vengono stabiliti limiti di accesso a certe aree sensibili e vengono promosse attività che non danneggiano l'ambiente. Le comunità faroesi hanno imparato a vivere in armonia con un ambiente difficile, trasformando le sfide in opportunità.